Ciao, benvenuti in questo video riguardante le Digital Audio Workstations, o DAW in abbreviazione. Oggi non voglio entrare in merito alla diatriba ormai super abusata su quale sia la DAW che suona meglio o peggio, quale insomma ce l'abbia più lungo delle altre. Voglio solo farti capire che scegliere la DAW giusta è una decisione importante per qualsiasi persona voglia approcciarsi alla musica registrata o alla composizione digitale, in quanto passerai probabilmente più tempo con lei che con la tua dolce metà. In questo video esploreremo le ragioni per cui scegliere la giusta DAW è così importante e come fare la scelta migliore per le tue esigenze. Ora non devi più preoccuparti della qualità del suono di un software rispetto a un altro, cioè siamo arrivati a un punto dove ogni software fondamentalmente, anche quello più gracile, ha una qualità di registrazione ottima. Quindi sposterei l'attenzione su due fattori fondamentali. Uno, le funzionalità specifiche di una determinata DAW. Due, l'interfaccia utente e l'usabilità. Ogni DAW offre diverse funzionalità. Scegliere quella giusta significa avere accesso alle funzionalità necessarie per produrre il tipo di musica desiderato. I diversi software hanno anche diverse interfacce utente e livelli di usabilità. Una DAW con un'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare può aiutare a risparmiare molto tempo e aumentare l'efficienza del lavoro svolto. Molto importante e da non sottovalutare, secondo la mia esperienza, è anche la familiarità e il piacere, che sono fondamentalmente dati soggettivi che abbiamo nell'usare un'interfaccia utente grafica rispetto a un'altra. Infine, il costo è un altro fattore importante nella scelta della giusta DAW. Queste hanno infatti costi diversi, non sempre giustificabili dalle funzioni o dalle performance. È importante scegliere una DAW che soddisfi le tue esigenze, ma che allo stesso tempo sia accessibile dal punto di vista economico, soprattutto se sei un hobbista. Ti farò adesso una carrellata delle DAW più conosciute esistenti: Reaper, Ableton Live, Pro Tools, Cubase, Fruity Loop Studio o FL Studio, Nuendo, Presonus Studio One, Logic Pro X, Digital Performer, Luna, Audacity, Bitwig, e queste sono solamente alcune, ma ce ne sono veramente tantissime. Voglio ora fare però un primo raggruppamento delle DAW, che chiamerò classiche o lineari, se mi passi il termine, cioè DAW che lavorano fondamentalmente come una linea temporale con gli eventi al loro interno e che, permettimi di semplificare, sono tutte più o meno comparabili. Diciamo che i software che inserirò in questo gruppo sono tutti simili, nel senso che il loro compito è registrare o comporre, editare e permettere di gestire MIDI. Infine fare un mix di quello che abbiamo composto. Ora analizziamo le principali e ti dico quali sono, secondo me, i pro e i contro di ognuna. Partiamo con la mamma di tutte le DAW, Pro Tools, ex DigiDesign e ora Avid. Non puoi non averne sentito parlare fino a qualche anno fa e a volte tuttora, se non lavoravi su Pro Tools eri considerato un hobbista. Questo perché? Per dei motivi con cui non ti sto ad annoiare, però Pro Tools era e forse è tuttora il software più utilizzato negli studi professionali più grandi del mondo, quindi possiamo tranquillamente definirlo uno standard. Questo è un fattore fondamentale da considerare, perché se ti ritrovi a collaborare con altri studi o realtà esterne, potrebbe essere indispensabile avere la possibilità di scambiarsi sessioni senza problemi di compatibilità. Se poi lavori molto con audio, con registrazione, avendo delle capacità di editing e di mixaggio molto avanzate, è un software con cui non potrai trovarti male. Adesso ti dico un po' di pro e un po' di contro di questa DAW. Innanzitutto, come pro ha un motore audio molto potente ed è molto ma molto stabile. L'ho vista crashare veramente poche volte. È uno standard nel mondo professional, anche se ti interfacci con chi fa montaggio video a livello professionale ed utilizza per esempio Media Composer, che è un software sempre di casa Avid. Ha un'eccellente gestione del lavoro di post-produzione e di editing. Come contro, invece, secondo me, c'è il fatto che ora non è più possibile acquistare una licenza perpetua, ma è solamente subscription based. Cosa significa? Che il costo mensile per utilizzare questo software è abbastanza alto, se pensi che per dire Pro Tools Studio, che è il minimo per poter lavorare secondo me, costa all'incirca $30 al mese. Inoltre, se hai necessità di lavorare in arrangiamento con flussi di lavoro MIDI,
anche grandi, diciamo che non è il punto forte di questa DAW il MIDI e non l'è mai stato. Passiamo ora a un'altra DAW, Logic Pro X. Chi non ne ha sentito parlare è il software di casa Apple più potente per musicisti, produttori e ingegneri del suono. Diciamo che per anni io ho disdegnato questa DAW per più motivi. Il primo è che gira solamente su Mac e io sono passato a Mac da pochissimo, e quindi non è una cosa di poco conto perché cioè chi non ha possibilità di lavorare sul mondo Apple è tagliato fuori. È vero anche che quasi il 90% degli studi e di chi fa musica lavora su piattaforme Apple, ma non è così scontato e ti assicuro che utilizzare un software che è compatibile solo con un sistema operativo può essere veramente frustrante e limitante. Il secondo motivo per cui per anni ho evitato Logic come la peste è che la sua interfaccia grafica mi ricordava troppo GarageBand, cioè veramente il software che ora troviamo anche su iPad, iPhone per fare musica. Da un anno a questa parte però ho integrato Logic nel mio lavoro e devo riconoscere che è un software veramente molto potente, quindi mi sto ricredendo. I pro sono una gestione del MIDI senza pecche, veramente, non fa invidia neanche a Cubase, una grande varietà di suoni già pronti all'uso che sono una manna dal cielo quando vuoi comporre musica al volo senza avere i suoni MIDI delle case anni 90, che molte DAW hanno, e la forte possibilità di integrazione con tutto l'ecosistema Apple che non va sottovalutato. Per esempio, non è raro che i miei clienti spesso mi portino progetti creati dentro iPhone come base di partenza e riusciamo tranquillamente e subito, senza perdere tempo, ad andare a lavorarci in Logic. Senza tante piccole ingavinature, senza tante cose, noi andiamo subito a lavorare. Un altro punto forte è il prezzo, è una delle DAW più economiche. Si compra a 240 euro circa sull'App Store. Come contro invece vi sono il fatto che è solo per utenti Apple, quello che ho detto prima. Inverosimilmente al suo nome, per me alcune funzioni e strumenti non sono affatto così logici. Cioè, l'interfaccia utente, poi, che per i miei gusti è molto videogame, nasconde delle volte i tool in maniera un po' strana. Cioè, non ne abbiano con me gli utenti più aficionados, sono solamente delle mie considerazioni. La prossima DAW di cui parliamo ora è, udite udite, Cubase di Mamma Steinberg, software house tedesca. Che dire, la prima release di questo software risale al 1989 ed era fondamentalmente un arranger per MIDI, cioè consentiva di gestire negli Atari molte tracce MIDI che comandavano i sequencer. Capirai che negli anni questo software ha mantenuto delle capacità MIDI molto avanzate. Io lo utilizzo sin dalla versione SX3, si parla del 2005, avevo all'incirca 10-11 anni. Ora siamo arrivati a Cubase 12. Comunque sia, con le ultime versioni, anche dal punto di vista audio, non ha più niente da invidiare a nessuno. Anzi, io lo trovo uno dei mixing system, anzi dei producing system più avanzati. Una delle funzioni meno capite da tutti, ma che quando poi impari ad usare e non ne puoi fare più a meno, è la Control Room di Cubase, ossia un tool di gestione dell'intero studio, quindi monitor, cuffie, talkback direttamente all'interno del software. Quindi come pro vi voglio elencare un grande numero di strumenti di tool per editing MIDI e audio avanzati, una gestione del MIDI veramente superba, penso che nessuna DAW gestisca il MIDI come Cubase, e un'organizzazione in interfaccia veramente tedesca, molto matematica. Di contro però troviamo un costo che non è proprio accessibile in quanto la versione Pro costa 579 euro e raramente va in sconto. Un altro contro è l'interfaccia utente che può essere un po' complicata, un po' ostica per i primi periodi di utilizzo. Adesso ti parlo di una DAW che negli ultimi anni mi ha dato tante soddisfazioni, negli ultimi 2 anni, e la sto usando quotidianamente, ed è Studio One di casa Presonus. È un software abbastanza giovane, perché la prima release risale al 2009. Una delle cose che mi ha veramente fatto innamorare di questa DAW è la sua interfaccia super intuitiva, cioè solamente dopo 2 settimane io mi sentivo a casa. Cioè, ed erano 10 anni che lavoravo con Cubase e Pro Tools. Il software inoltre mi sembra abbia attinto il meglio di Logic, Cubase e Pro Tools e lo abbia reso alla portata di tutti. Cioè, dunque, che si parli di editing MIDI, di post-produzione, di mix o addirittura di mastering, è tutto possibile all'interno di Studio One. Anche delle sessioni live e nel minor tempo, e per chi lavora il tempo è denaro. Cioè, ti faccio dunque subito le mie considerazioni riguardo i pro e contro di questa DAW, che avrai già capito. Cioè, come pro c'è un'interfaccia che è user friendly, veramente molto semplice e intuitiva.
un prezzo fantastico, io lo pago 18 euro al mese col Presonus Sphere in abbonamento, ma la licenza perpetua costa 280 euro. Tutti i tool più utili per editare sono alla portata di mano e i plugin inclusi sono veramente bellissimi. La community è fantastica, ci sono tutorial, forum sempre disponibili. Una pagina chiamata Progetto è interamente dedicata al mastering. Come contro, invece, secondo me si potrebbe migliorare la gestione degli ascolti con una funzione simile a quella della control room di Cubase. Cioè, perché delle volte in questo software si perdono anche poi in piccoli bug che fortunatamente però risolvono molto presto. Cioè, Presonus è molto aperta anche ai suggerimenti che gli danno i suoi utenti, quindi questa è una cosa che mi piace, mi sento parte della famiglia. Come ultima DAW cosiddetta lineare, ti voglio parlare invece di Reaper. Non puoi non conoscerla, è una DAW estremamente economica, direi praticamente free, anche se in realtà è un trial perpetuo che non limita le funzionalità della DAW. Quindi tu, quando l'accendi, aspetti 5 secondi e puoi lavorare come se l'avessi comprata. Diciamo che in tua coscienza, se lo utilizzi per lavorare, la compri e la licenza costa credo sui 60 euro, quindi proprio uno schiaffo a tutte le altre DAW. Attenzione però, questo prezzo inferiore non ti deve far credere che non valga come le altre, anzi secondo me è in assoluto la più potente che ci sia. Cioè innanzitutto è completamente customizzabile, è leggerissima, cioè gira anche su macchine poco prestanti e vecchissime ed è compatibile con tutti i plugin e non c'è una cosa che non può fare, cioè io ancora non ho visto una cosa che Reaper non possa fare. E allora, dato che i pro sono così tanti, mi dirai, Luca, ma perché non usi solo questa DAW? Beh, perché è talmente limitata nelle possibilità che poi mi ci perdo. Effettivamente, come contro direi che fondamentalmente abbiamo solamente una curva di apprendimento molto molto ripida, poiché è un software poco intuitivo. Molte cose vanno cercate, vanno create, vanno customizzate. Inoltre gli effetti integrati e Virtual Instrument sono molto limitati, cioè è un software poco pronto all'uso se prima non ti sei creato dei preset o delle customizzazioni. Adesso è il momento di introdurre due DAW atipiche, diverse da tutte le altre, e queste sono Ableton Live e Fruity Loops. Ableton Live ha fondamentalmente due facce, è un Giano bifronte. Sì, perché da una parte può funzionare per registrare, editare e mixare come tutte le altre DAW, in Arrangement View, quindi è lineare. Dall'altra parte invece ha una modalità loop based, si chiama Session View. Nella Session View è possibile configurare con controller i loop e gli strumenti per suonare musica elettronica in tempo reale o per fare degli arrangiamenti in modo molto veloce, cioè questo rende questo software, Ableton, forse il software più utilizzato dai compositori e performer di musica elettronica. Ora ti elenco i pro. L'interfaccia è user friendly, è ottimo per performance live, anzi lo include proprio nel nome, quindi direi di sì. Molto veloce per comporre basandosi sui loop. Come contro però io personalmente ho riscontrato poca comodità nel gestire progetti audio complessi e una limitazione nell'editing dell'audio rispetto alle altre DAW. Inoltre Ableton ha la necessità che se vuoi tirar fuori il meglio in produzione da lui devi avere delle conoscenze di base molto 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 approfondite, perché solamente in questo modo puoi sfruttare al massimo le sue potenzialità, che non è per forza un male. Come ultima DAW, ora ti parlo di, non poteva mancare lui, FL Studio, ossia una volta chiamato Fruity Loops, mi ricordo una quindicina d'anni fa. La software house è ImageLine e che dire, dal 2017 è diventato forse il software più utilizzato per sfornare hit, soprattutto in campo trap, rap e hip hop. Una delle funzioni chiavi di FL Studio è la sua interfaccia intuitiva, almeno così mi dicono, perché io non ci ho mai capito una ceppa, cioè per me è veramente controintuitivo. Però in realtà la sua forza è che se magari uno inizia con questa DAW, entra dentro a un modello di produzione non standard e quindi ci si trova subito bene. E poi, e poi permette di creare ed editare dei pattern con una velocità, cioè veramente inaudita con altri software. Questo permette di avere un'immediatezza nell'arrangiare disarmante. Cioè, la sua vera forza è il potente step editor, step sequencer che sta alla base, cioè permette di creare ed editare dei pattern con una velocità e una semplicità unica. Questo ti dà un'immediatezza nell'arrangiare che è disarmante, soprattutto in certi generi che sono molto ripetitivi e lavorano a pattern. I pro sono che il prezzo è veramente abbordabile. In più, se fai musica elettronica non puoi avvalerti di questo software. La velocità nel gestire e modificare i campioni, soprattutto per creare beat, è veramente, veramente ottima.
I contro che ho individuato sono funzioni audio quasi imbarazzanti e un motore di mix e di editing non all'altezza di tutte le altre DAW. Bene, ora che conosci le DAW principali non ti resta che scegliere quella migliore per te. Ti invito a utilizzare i trial per provarle e per capire qual è più alla tua misura. Cioè, come avrai capito, quelle per cui il mio cuore batte sono in ordine Studio One, Cubase, Reaper e Logic. Grazie per avermi seguito, commenta scrivendomi la DAW che più ti piace, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!